Buongiorno a tutti, oggi preparo i cedri canditi. Come ogni anno mio cognato mi porta questi cedri biologici e li faccio in vari modi, come in questo caso canditi. Mi occorre 3 cedri, zucchero e acqua. Vi dico dopo. Inizio la preparazione. Precedentemente ho lavato i cedri e li ho lavati strofinandoli con il sale. Ora taglio i cedri, taglio le estremità e divido in 2. Taglio ancora. E tolgo la polpa interna. La polpa interna non la butto perché la utilizzo per la marmellata. Li taglio e li metto in acqua. A questo punto li porto sul fuoco e faccio cuocere. Ora inizio il processo della bollitura per togliere l'amaro ai cedri. Questo passaggio si farà per 3 volte. Quindi facciamo bollire per 3 volte le bucce. Intanto ho messo a farlo per la prima volta. Ora sta bollendo. Deve bollire per 5 minuti e poi si cambia l'acqua. Vi faccio vedere dopo come faccio. Bollite la prima volta, li scolo. Una volta scolate rimetto in pentola, riempio d'acqua e rimetto di nuovo sul fuoco e da quando bolle lascio per altri 5 minuti. Questa è la seconda bollitura. Ora li scolo. Questa era l'ultima bollitura. Faccio scolare bene. Scolati per bene i cedri, li peso. I cedri sono 900 grammi. A questo punto peso la stessa quantità di zucchero, cioè 900 grammi. Lo zucchero mi servirà per preparare lo sciroppo nel quale metto i cedri. Ora verso lo zucchero in una pentola. Allo zucchero aggiungo 1,5 litri d'acqua, più o meno il doppio della quantità dello zucchero. A questo punto vado sul fuoco. Prima di aggiungere i cedri, lo zucchero si deve sciogliere tutto. Quando bolle e lo zucchero è sciolto, aggiungo i cedri. Li ho fatti bollire per 40 minuti nello sciroppo, ora spengo e li tolgo. Guardate come sono trasparenti, devono venire così e poggio su una carta da forno. Lo sciroppo non lo butto, lo utilizzo per altre ricette. A questo punto lascio raffreddare così. Una volta raffreddati li preparo per la conservazione, quindi li passo nello zucchero semolato. Prendo un pezzo di cedro, lo passo nello zucchero e lo metto in un contenitore.
se volete, prima di passarli nello zucchero, ne fate alcune a pezzettini. Una volta tagliati, passiamo anch'essi nello zucchero. Ed ecco il cedro candito. Per la conservazione chiudiamo il barattolo e lo mettiamo in luogo fresco e asciutto. Eccoli pronti per tutte le ricette che li richiedono, tipo la pastiera, la cassata e altri dolci. Grazie della visione, alla prossima, iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace.